Ciao ragazzi, anche oggi parliamo di Racework, in questo caso del freno a mano, versione idraulica e versione con potenziometro. Due prodotti di alta fascia, anche se loro considerano quello a potenziometro di bassa fascia, ma i materiali con cui sono costruiti e le attenzioni che hanno, io li inserisco comunque su una fascia medio-alta. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Parliamo oggi del freno a mano di Racework, versione idraulica e versione a potenziometro. Inizio a parlare con quelle che sono le peculiarità comuni a entrambi i modelli ed è tutto quello che riguarda la struttura, che poi è praticamente gemella a quella dei suoi pedali. La struttura è tutta al CNC in alluminio, in questo caso anodizzato di un nero opaco. Nella parte laterale abbiamo una piccola incisione Racework, guardate che bella. Per quanto riguarda poi il montaggio, ci sono queste asole qui sotto. L'interasse va dai 12 ai 16 cm, sono accoppiati a 2 a 2, ma in realtà ne utilizzerete uno davanti e uno dietro, soprattutto perché nella maggior parte dei casi avete soltanto un profilato nella parte laterale. E proprio nel montaggio un aspetto da tenere conto sono i suoi ingombri, sono lunghi 16 cm, per quanto riguarda quello con il potenziometro è largo 10 cm, vedete? Per quanto riguarda quello idraulico in realtà le dimensioni sono le stesse, perché anche la larghezza è sempre 10 cm, però contate che qui l'avete soltanto nel punto dove c'è il sensore. In questo caso, come vedete, avrà quel totale ingombro. Quindi fate i conti anche con queste dimensioni una volta che lo dovrete andare a montare. Per quanto invece riguarda lo stelo della parte mobile, sempre in alluminio al CNC, come finitura ricorda molto quelli che erano i pedali di Racework, la versione numero 1. Anche qui tutto al CNC, davvero finiture di pregio. Per quanto riguarda poi la parte dell'impugnatura, ve la faccio vedere, potete scegliere come al solito diversi tipi di anodizzazione, oro, blu, rossa, nera, ce ne sono veramente tantissime, andate a scegliere quella che preferite. Naturalmente nel mio caso sapete che io adoro il nero e oro e me la sono fatta mandare di questo colore. Proprio per quanto riguarda l'impugnatura, vedete ha questo genere di lavorazione che la rende molto ruvida con le mani, ma comunque piacevole. Ottima anche naturalmente utilizzata con i guanti. E c'è una vite qui all'interno con cui potrete andarla a sfilare e utilizzare l'impugnatura che più preferite. Però personalmente riterrei sprecato un prodotto di questa fattura. Poi qui in alto, come vedete, avete questa piastra in oro, in questo caso perché la colorazione scelta è questa, e dietro ci sono due brugole che quando andrete a inserire l'asta andrete a stringere per bloccarla. Per quanto riguarda le misure, così posizionato nella parte più bassa, tutta la struttura è alta 50 cm, ma può allungarsi fino ad arrivare a 68 cm. Naturalmente andate a stringere. Altra peculiarità per entrambi i modelli è questa regolazione, cioè la parte dove andrete a bloccare l'asta dove ci sono o direttamente gli elastomeri oppure la parte idraulica. Più la monterete in alto e più andrete a parità di quello che avete montato ad indurire, avere meno corsa e dover applicare maggior forza per fare
lo stesso percorso di trazione, oppure mettendolo più in basso si andrà a ammorbidire e potrete far fare più corsa a entrambi i freni a mano. Entriamo adesso nello specifico di quello con il potenziometro. È posto qui nella parte del fulcro del pedale. Naturalmente su entrambi, come sui pedali, ci sono cuscinetti a sfera per rendere il movimento il più fluido possibile. C'è poi questo sistema che va a misurare l'angolo di trazione della leva. Per quanto riguarda il feeling applicato, abbiamo una molla e 2 elastomeri con un coperchio, questo che ne va un pochino a limitare la corsa. Volendo potreste anche togliere i coperchi, mettere delle rondelle e scegliere quindi dei feeling totalmente diversi. E poi naturalmente sempre nella parte della molla potete andare a dare un precarico. Quello che va macroscopicamente subito a cambiare feeling è cambiare, come ho detto, l'attacco del perno sull'asta. Naturalmente qui abbiamo una rilevazione di tipo posizionale, cioè il segnale si muoverà a secondo del movimento fisico dell'asta. Cosa totalmente diversa nel sistema idraulico. Abbiamo tutta la parte idraulica che praticamente è gemella a quelle che sono le sue pedaliere ed un sensore di pressione posto qui nella parte dietro. In questo caso, oltre il movimento, avrete la possibilità con delle regolazioni avere comunque segnale anche quando l'asta sarà quasi totalmente ferma e quindi gestirla con la forza muscolare, molto più simile a quello che dovrebbe essere fisicamente un freno a mano. Infatti è considerato questo il top di gamma di Racewerk. A secondo di dove andate a spostare il perno rispetto all'asta, andrete a modificare macroscopicamente quello che è il feeling e la corsa del freno a mano. Naturalmente potrete dare un po' di precarico o andare a modificare gli elastomeri. Ce ne sono alcuni già nel sito Racewerk, andatevi a vedere anche nel loro sito tutte le varie possibilità. Non rientro nel dettaglio di come funziona un sistema idraulico, andatevi a vedere la recensione della pedaliera che lì lo spiego un pochino più nel dettaglio. In questo caso è quello che anche come feeling mi dà più il senso di un freno a mano reale di auto da corsa. In entrambi i casi comunque, anche se hanno una leva molto grande, perché parliamo come ho detto per entrambi di 50 cm, danno veramente un ottimo feeling e anche un'ottima sensazione di robustezza. Naturalmente più alzate l'asta e più potrebbero esserci proprio delle torsioni anche dell'alluminio, però non inficia per nulla su quello che poi è il suo utilizzo. Per quanto riguarda l'elettronica, è quella condivisa anche con la pedaliera. Ci sono diversi input analogici, scegliete quello che preferite e poi andate a configurare nel suo software, ma ho fatto un po' per voi. Per quanto riguarda la calibrazione, andiamo innanzitutto ad impostare quello che è il canale che abbiamo scelto per il freno a mano. Perfetto, e adesso lo possiamo andare a configurare. Io utilizzo sempre l'autocalibrazione, cliccate, andate a premere con la forza che vorrete venga sviluppata la forza massima e sarà già calibrato. Io l'unica cosa che faccio in più per il freno a mano è andare a dare un pochino di zona morta all'inizio, in modo che, come vedete, legge il segnale RAW, ma ecco, forse anche un pochino di più. Vediamo, ecco, legge se ci appoggiate la mano, ma non va a segnalare la pressione al gioco. Soltanto quando poi andate a tirare andrà ad attivarsi il segnale. Faccio notare la cosa bella di avere una cella di carico o in questo caso un sensore di pressione è che, guardate, questa è su per giù la corsa che fa e volendo in questo piccolo spazio avete tutto il resto della modulazione. Naturalmente, se vorrete, anche qui potete dare un po' di smoothing al segnale, ma per quanto riguarda i sensori di pressione di Racewerk sono talmente sensibili che sul grafico risulta così. Però guardate, il segnale current value, a parte che sto applicando molta forza, è molto preciso. Penso per il software di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Per quanto riguarda le connessioni, questa è quella per l'attacco analogico del potenziometro e questa è quella per l'attacco al sistema idraulico. Dall'altro capo abbiamo un jack 3 poli. Per quanto riguarda il freno a mano, però, se avete anche la pedaliera, il filo secondo me è un po' troppo corto. In realtà nello shop non ho trovato soluzioni. L'unica soluzione che ho trovato è acquistare una prolunga mini jack stereo tranquillamente su Amazon, e a questo punto l'ho presa da 1,5 metri e arriva tranquillamente da dove avrete
posizionato il vostro freno a mano fino alla scheda dove connetterete anche la vostra pedaliera. Naturalmente, nel caso uno acquistasse solamente il freno a mano, in realtà la prolunga non serve perché potete mettere l'elettronica lì vicino. Arriviamo adesso alle conclusioni finali. La prima distinzione che tengo a fare è quella forse più importante quando si decide di spendere una determinata cifra per un freno a mano, ed è il feeling. Naturalmente il feeling idraulico, dal mio punto di vista, ancora di più sulla mano dove avete ancora più sensibilità nella trazione, è ancora più percettibile quello che è il sistema idraulico che ha questo freno a mano. Naturalmente condivide l'idraulica con la pedaliera, abbiamo anche qui una doppia tamperizzazione, è proprio bello tra le mani. Ma tutto questo a un prezzo 599 euro. Trovo comunque adeguato per il suo utilizzo anche il sistema con potenziometro, anche perché sul freno a mano secondo me non serve un'esagerata sensibilità alla trazione, viene utilizzato più a strappo piuttosto che, anche se poi nella parte di modulazione avere l'idraulica e quindi gestirla proprio con la forza risulta un pochino più facile rispetto al modello col potenziometro. E qui c'è, diciamo, anche un po' lo spartiacque di quello che è il livello di segnale che possono sfruttare entrambi. Sicuramente su quello idraulico potete sfruttare più segnale, su questo sfrutterete sicuramente meno segnale, essendo legato solamente alla corsa che farete fare alla leva, a fronte però in questo caso di una spesa di 299 euro. Per entrambi dovrete comprare separatamente l'elettronica, da un ulteriore costo di poco più di 60 euro. Però sicuramente entrambi faranno felici sia i drifter che i rallisti. Sono due categorie di guida in cui personalmente mi sento lontano, perché non riesco ad avere più gli stessi riflessi che avevo una volta. Invece una volta il rally mi piaceva tantissimo, però devo dire che il loro lavoro lo fanno. Soprattutto poi anche il livello estetico di questi prodotti personalmente li trovo davvero belli, e credo staranno quindi bene su qualsiasi postazione. Sarei curioso nei commenti di sapere se già possedevate alcuni prodotti di Racewerk e cosa ne pensavate anche della qualità costruttiva. Io sono anni ormai che recensisco i suoi prodotti e devo dire che la trovo sempre molto alta. Loro sono un'azienda rivolta tantissimo a quello che è l'avvicinamento del reale alla simulazione, e devo dire che anche con questi prodotti mi hanno personalmente soddisfatto. Li ringrazio quindi come sempre per dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti. Se vi è piaciuta la recensione, mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima review. Ciao!